Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi impariamo 20 espressioni che tutti gli italiani conoscono. Queste frasi fatte sono amate da tante persone e odiate da molte altre, che le usano solo in senso ironico. È importante conoscere le espressioni comuni in un paese perché raccontano molto della cultura di quel paese. Andiamo a vedere delle espressioni che parlano di meteo, di amore, di soldi o di anziani. Insomma, c'è un'espressione per ogni occasione. L'espressione numero 1 è patti chiari e amicizia lunga. Questa espressione significa che mettendo in chiaro le regole dall'inizio si può andare d'amore e d'accordo per un lungo tempo. Espressione numero 2. Non ci sono più le mezze stagioni. Questo luogo comune si usa in senso metaforico per dire che le persone oggi passano da un estremo all'altro. In senso letterale significa che oggi si passa da un caldo estremo a un freddo estremo in modo molto rapido. Espressione numero 3. Non è per i soldi, ma è per una questione di principio. E già, magari a volte al supermercato sbagliano a battere il prezzo di un prodotto e anche se non si tratta di una cifra di denaro importante, si va comunque a contestare perché si vuole avere ragione. Espressione numero 4. Il nero snellisce. Forse per questo motivo a tante persone piace vestirsi di nero. Espressione numero 5. La mia vuole essere semplicemente una critica costruttiva. Questa frase si utilizza quando si dà un parere oppure si dà un'opinione ad un'altra persona e quindi si vuole sottolineare il fatto che il mio parere non è per offendere, ma è solamente per farti crescere. Espressione numero 6. L'eccezione che conferma la regola. Alcune volte un comportamento bizzarro o fuori dal normale è comunque accettabile in via esclusiva. Anzi, a volte un'eccezione non fa altro che confermare la regola generale. Espressione numero 7. Non c'è 2 senza 3. Si può utilizzare in modo positivo. Ho vinto già 2 volte. Non c'è 2 senza 3. Ovvero, mi auguro di vincere ancora una terza volta. O in senso negativo. La sfortuna mi ha colpito già 2 volte. Non c'è 2 senza 3. Espressione numero 8. La matematica non è un'opinione. In matematica i risultati sono oggettivi e non si possono negare. Espressione numero 9. Una volta si poteva lasciare la porta aperta. Si fa riferimento al fatto che una volta c'era meno delinquenza e tutto era più sicuro. Espressione numero 10. Ai miei tempi ci si divertiva con poco. Gli anziani usano questa frase molto spesso per dire che i giovani oggi hanno bisogno di cose complicate per divertirsi, hanno bisogno di cellulari, di tablet e di tanti giochi online. E questo in senso più generale è riassunto anche nell'espressione numero 11. Si stava meglio quando si stava peggio. Gli anziani ripetono questa frase spesso per dire che quando loro erano giovani ci si lamentava molto, ma alla fine non era neanche poi così male in confronto ad oggi. Espressione numero 12. Non si finisce mai di imparare. È vero, si può essere anche molto esperti in qualcosa, ma si può sempre imparare di più. Espressione numero 13. Per non saper né leggere né scrivere. Si utilizza molto quando non si è certi di quale sia la situazione e quindi si va per una soluzione meno rischiosa. Espressione numero 14. Ce l'ho sulla punta della lingua. Si utilizza molto spesso quando si vuole dire un qualcosa ma non si trovano le parole giuste. Espressione numero 15. Il tempo vola. È proprio così, quando ci si diverte e si sta con gli amici, il tempo vola, ovvero si ha la percezione che le cose belle e divertenti durino sempre poco. Espressione numero 16.
sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Si utilizza questa espressione per ricordare in modo positivo un qualcuno che non c'è più. Espressione numero 17. Non c'è più rispetto per gli anziani. Tante volte gli anziani pensano che i giovani si comportino in modo un po' maleducato. Espressione numero 18. Questa è molto carina e parla di amore. L'amore non è bello se non è litigarello. Che vuol dire che si può anche litigare in una relazione d'amore. Questo non significa che quello non sia amore. Espressione numero 19. Auguri e figli maschi. Questa espressione è molto utilizzata, anche se non sono sicuro che augurare figli maschi sia davvero un augurio positivo. Espressione numero 20. Per chiudere in bellezza. Come si mangia in Italia, non si mangia da nessun'altra parte. Che dire, è proprio vero. Se seguite il nostro canale avrete magari visto i nostri video dove parliamo della cucina italiana, della cucina in Sicilia, ad esempio, questo video che sta spuntando in alto proprio adesso. Ed è proprio così, la cucina italiana e la cultura culinaria in Italia è unica al mondo ed una delle più apprezzate. Spero che le 20 espressioni che abbiamo imparato oggi vi siano piaciute, imparatele perché tutti i madrelingua le conoscono, potrete usarle con gli amici anche per far ridere in un contesto informale. Iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!